Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Sul finire della stagione brassicola, con i malti e luppoli rimasti, ho preparato una ricetta per l'ultima cotta della stagione 23-24 e avendo tutti i frigoriferi impegnati a tenere le birre al fresco, ho scelto un lievito che non teme molto il caldo. Il lievito è il Fermentis B134 e la birra è una Saison. Concludo la stagione brassicola proprio come l'ho iniziata, con una Saison. Qui però ho progettato una ricetta un po' diversa. Un batch da 12 litri, in all grain, senza sparge. Come malti base non ho inserito il frumento, ma solo malto Pilsner, per un quantitativo dell'86%. Come malto speciale ho utilizzato sempre l'Aromatic, ma in quantità maggiore, qui al 14%. Non ho previsto ulteriori aggiunte di zuccheri. Ho corretto l'acqua con 4 g di solfato di calcio, ho macinato i grani e li ho aggiunti a 24 litri di acqua. Ho avviato il primo step di ammostamento a 62 gradi per 50 minuti. Ho fatto le correzioni per il pH. In questo caso mi ci è voluto un po' prima di arrivare a 5.2. Lavorando con alte diluizioni, poiché non ho previsto sparge, penso che sia meglio correggere prima parzialmente l'acqua e poi completare la correzione dopo l'aggiunta dei grani. Secondo step di ammostamento a 72 gradi per 10 minuti. È un passaggio che ultimamente faccio su tutte le birre, aiuta a ultimare la conversione e a rendere limpido il mosto. Completato questo step raggiungo una densità di 1,33. Infine mash out a 78 gradi per 10 minuti. Ad ammostamento completato ho misurato una densità iniziale pre-bollitura di 1,38. Tolgo il cestello e passo alla bollitura. Ho avviato una bollitura classica di 60 minuti con luppolatura in amaro con Northern Brewer da 7,7% di alfacidi. 15 grammi che cedono 22 IBU. Poi a meno 10 minuti ho inserito il luppolo Saaz con 3% di alfacidi, 40 grammi che cedono 8 IBU per arrivare ad un totale di 30. Ultima gettata a fine bollitura con 50 grammi di Saaz per l'aroma. Ho previsto poi una gettata in dry hopping durante la fermentazione. Completato il raffreddamento ed un breve whirlpool, ho trasferito tramite la pompa. Ho misurato una densità iniziale di 1,40 con efficienza del 64%. Aggiungo il lievito Fermentis B134, do una leggera mescolata. Non ossigeno mai tanto con i lieviti secchi perché non c'è realmente il bisogno di farlo. Per la fermentazione ho previsto lo stesso schema che uso sulle mie Saison, cioè inizio a 24 gradi e mi mantengo sotto i 25 durante la tumultuosa. Al terzo giorno ho fatto un dry hopping con 40 grammi di Saaz, quindi inizio a salire di temperatura fino ad arrivare a 30 gradi al nono giorno. Misuro qui una densità finale di 1,4. Anche se il lievito ha raggiunto la densità finale prevista dalla ricetta, so per esperienza che può andare oltre il previsto. Inoltre, avendo in questo caso alzato la percentuale di malti speciali, mi aspetto che il lievito diastatico abbia bisogno di più tempo per metabolizzare gli zuccheri complessi e le destrine. Lascio quindi a questa temperatura altri 11 giorni. Al 20° giorno misuro la densità finale che è arrivata a 0,999, quindi il lievito ha raggiunto un'attenuazione apparente di oltre il 100%. A questo punto ho fatto un cold crush di 5 giorni e poi ho riportato a temperatura ambiente per l'imbottigliamento che è avvenuto al 30° giorno. 3 volumi di CO2 per litro come target per la carbonazione che ho raggiunto tramite rifermentazione in bottiglia con destrosio e lievito F2. Vediamo come è venuta la birra.
il colore di un giallo carico, velata, schiuma a bolle grosse, poco persistente. Aroma molto speziato, con esteri di frutta a pasta gialla, in bocca mediamente dolce, snella e speziata, con corpo leggero e finale secco. Amaro poco percettibile e sul finale rimane una leggera astringenza. È ancora un po' troppo fenolica e bruciante. Penso che ci voglia ancora un po' di affinamento per giudicarla bene. 3 settimane sono davvero poche. Mi lascia però un po' perplesso il carattere bruciante, che può essere dovuto a un'elevata produzione di alcoli superiori. Questo può spiegare anche la poca persistenza della schiuma. È probabile che in tumultuosa il lievito sia andato un po' oltre il range ideale e abbia prodotto troppi alcoli superiori e fenoli. Con questa cotta ho terminato la stagione 23-24. Ho iniziato a ottobre con una saison e ho terminato a giugno con quest'altra saison. È la birra numero 14 di questa stagione, un record personale, perché solitamente mi fermavo a 7-8 cotte l'anno. Quest'anno ho raddoppiato le produzioni. Adesso sono in pausa, ma sto già pensando alle prossime cotte per la nuova stagione brassicola che inizierà penso a fine settembre. Se avete qualche idea, suggerimento sulle birre da abbrassare la prossima stagione, fatemelo sapere nei commenti. Se volete anche suggerire argomenti da trattare nei prossimi video, scrivetelo sempre nei commenti. Se volete supportarmi invece in maniera semplice e gratuita, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Il vostro supporto per me è di grande stimolo e di aiuto per continuare con i prossimi contenuti. Ci vediamo al prossimo video.